Eccoci. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Io sono Jurassic Paddock e oggi siamo qui per parlare dei due giochi più famosi legati al primo Jurassic Park e al franchise di Jurassic Park e Jurassic World. Prima di iniziare ci tengo a dirvi che mi dispiace per questa pausa dal canale, non era assolutamente prevista. Per fortuna sono tornato. Certo, sono ancora nuovo in questo ambito, ho fatto ancora pochi video e pause più lunghe, ma questa volta appunto non era previsto. Ho avuto problemi in famiglia e poi mi sono ammalato. Tuttavia sono pronto a tornare e infatti in queste settimane ho preparato video che aspettano solo di essere registrati o montati. Perdonate se si sente che magari ho una voce un po' strana, magari appena nasale, non sono ancora guarito del tutto da una forte influenza, mi dispiace. Sappiate che non vedevo l'ora di tornare, avevo fatto giusto dei video senza la mia voce, ma ora sono pronto. Basta con l'introduzione, ne ho già parlato abbastanza, e partiamo subito. Parliamo appunto di Jurassic Park The Game, o il gioco in italiano, del 2011 e di Jurassic Park Survival. La sua data di uscita è al momento indeterminata, potrebbe essere tra il 2026 e il 2027. Oltre ad una introduzione veloce, voglio parlare della loro eventuale canonicità e cosa può comportare l'uno per l'altro. Prima di tutto c'è da ricordare che purtroppo Jurassic Park, il gioco, non è più disponibile su Steam. Di fatto nessuno ci può più giocare se non avendo le prime versioni del gioco fisico. Presto purtroppo sarà dimenticato da tutti probabilmente. La trama era semplice e si ambientava durante il primo film e arrivava fino a un paio di giorni dopo. È importante da considerare questo gioco in quanto per un periodo era considerato totalmente canonico. La storia racconta di Harding e dell'obiettivo di lasciare liberi tutti i dinosauri dell'isola. C'è una dottoressa che voleva farlo, che verrà uccisa e i nostri protagonisti scapperanno in barca alla fine. La missione principale era di recuperare il DNA preso da Dennis Nedry, alla fine però verrà perso di nuovo sull'isola e i vari dinosauri che vediamo nel gioco sono un po' di più di quelli che vediamo nel primo film. Oltre ai già conosciuti, quindi il Dilophosauro, il Parasaurolofo, il Triceratopo, Tyrannosauro e Velociraptor, abbiamo anche il Compsognathus e lo Pteranodonte, specie che vediamo in The Lost World, e dinosauri che per ora non abbiamo mai più visto in nessun altro prodotto, ovvero il Trudon, l'Ederasauro e il Tilosauro. Il videogioco poi intorno al 2016, un anno dopo l'uscita di Jurassic World, è stato definito soft canon, canonicamente morbido tradotto più o meno. Cosa significa? Significa che non tutti gli eventi raccontati sono canonici, ma altri invece sì, altri eventi lo sono. In linea generale ciò che è successo è anche ciò che è canonico nel franchise, con differenze più o meno trascurabili. Il gioco ha più di un finale, 2 se non sbaglio, e quello canonico è quello per cui la bomboletta piena di DNA e embrioni viene persa nuovamente sull'isola, appunto. Considerandolo canonico significa che alcune cose sono successe più o meno così come le vediamo, con piccole differenze. Ad esempio, il T-Rex che rompe l'entrata al centro visitatori è una cosa che non è successa o è successa in maniera un po' differente, dato che in Jurassic World e la sede Camp Cretaceous vediamo che è ancora intatto. Se lo riteniamo canonico, implica che varie specie, quali appunto l'Erasauro, il Tirosauro e il Trudon, erano su Isola Nublad e potevano essere state usate quindi per esperimenti o esportate, oppure sono morte sull'isola. Quello che si sa per certo nello specifico è la storia dei Trudon. Insieme a tante specie mai viste, erano effettivamente su Isola Nublad all'epoca, ma essendo condannati all'eutanasia, tutti i documenti erano stati in teoria eliminati e forse è per questo che poi non li vediamo più nel franchise. Ciò implica che prima o poi la Barbasol di Dennis è finita di nuovo in mezzo all'isola.
e ci conferma che Harding ha 2 figlie, una delle quali Sarah Harding e l'altra la figlioletta del gioco. Questo discorso si può fare anche per le 2 serie animate, Camp Cretaceous e Chaos Theory. Anche se sono animate, sono canoniche e gli eventi trattati vanno presi quindi in un modo molto particolare. Ad esempio, in Teoria del Caos abbiamo delle scene ambientate a Malta, prima, durante e dopo Jurassic World Il Dominio, ma mostrano eventi e cose appena differenti. Questo perché l'animazione in questo contesto è solo il mezzo con cui raccontare tali storie. Il pubblico sì è per bambini, ma è molto matura come serie, adulta, e personalmente la ritengo più intrattenente degli ultimi 2 film usciti di Jurassic World. In sostanza non è solo godersi la storia, ma è anche capire che in un certo verso, più o meno, gli eventi sono successi davvero. Per fare un esempio, nel film Barry, l'amico di Owen, indossa una camicia tipo blu scuro con dei temi gialli e bianchi. Nella serie lo vediamo con una semplice camicia verde. Ciò vuol dire che ha cambiato camicia in continuazione nel corso degli eventi del film? Ovviamente no, hanno solo approssimato in base al budget di animazione e dei modelli e si sono adattati come riuscivano. Lo stesso discorso vale un po' per i dialoghi o i personaggi. L'importante non è vedere quanto coincidono i prodotti in questo caso, o meglio sì, è uno dei vari obiettivi di questi prodotti, ma la cosa fondamentale è capire che nel canone sono successe queste cose con questi personaggi, fatti più o meno così. Ecco, bisognerebbe capire questo discorso anche per Jurassic Park il gioco, e probabilmente di un certo verso anche per Jurassic Park Survival. A proposito di Jurassic Park Survival, passiamo a parlare un po' di lui. È ufficiale che sarà canonico e racconterà la storia di questa giovane lavoratrice che, se non sbaglio, non è riuscita a prendere l'ultimo traghetto per fuggire e rimarrà bloccata per un certo periodo di tempo. E poi si vedrà nel finale, probabilmente si salverà lasciandosi alle spalle questo mondo. Essendo canonico, speriamo ci mostri cose più specifiche su strutture del parco e sia connesso perfettamente col film. In base a quello che ci mostrerà il gioco capiremo meglio se definire Jurassic Park The Game un prodotto canonico o no. Infatti basterebbe anche solamente una sola contraddizione e potremmo avere conferma di cosa sarà Jurassic Park The Game. Tenete a mente che Jurassic Park The Game ormai non è più nemmeno considerato in generale, nessuno mai più ne parla e presto verrà dimenticato. C'è gente che non sa neanche che esisteva. Non solo, se appunto vedremo qualche contraddizione con Jurassic Park Survival, definitivamente finiremo per definire Jurassic Park The Game non canonico. Ciò comporterà grandi cambiamenti al canone generale? No, letteralmente Jurassic Park The Game diventerà solo una storia ispirata al film, connessa al film ma senza collegamenti agli altri prodotti per via della mancanza di canone. Per fare un esempio, è la stessa cosa per quanto riguarda la miniserie animata Lego Jurassic World, che si basa sul canone, sui personaggi, con eventi anche legati ai film, ma giusto per spettacolo. È canonico? Ovviamente no, ma è ben articolato e connesso ai film. Ora c'è un'altra remotissima possibilità da considerare, ovvero che questo nuovo Jurassic Park Survival prenderà in considerazione Jurassic Park The Game. Cosa significa? Che renderà entrambi canonici allo stesso tempo. Ritengo possa non essere una cattiva idea, ma allo stesso tempo molto pericoloso. Inciampare in qualche errore è molto facile in questo caso. Infatti dubito fortemente succederà mai una cosa del genere. Le mie previsioni? Jurassic Park The Game verrà dimenticato per sempre, come anche la sua canonicità o meno. Jurassic Park Survival invece sarà una sorta di sostituto, che racconterà quello che doveva essere Jurassic Park The Game, ovvero appunto un gioco ambientato all'interno dell'universo cinematografico. A tal proposito, per questo videogioco si sono basati sul volto e sulla fisicità di una vera attrice. Potrebbe essere che se il gioco va bene, che introdurranno il personaggio anche di un prodotto cinematografico? Ne dubito, ma mai dire mai. Sarebbe una cosa fantastica, bisogna poi vedere se canonicamente morirà sull'isola, ma non credo. Ditemi la vostra nei commenti. Per ora io vi saluto qua
È un video leggermente breve, lo so, ma i futuri video saranno un po' più imbottiti, anche molto imbottiti per alcuni. Grazie per avermi seguito fino ad ora. Iscrivetevi al mio canale per maggiori informazioni sul franchise di Jurassic Park e Jurassic World. Mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!